Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui per parlare sempre della casetta a tariffa di una cosa, fondamentale, riguardante l'attrezzatura del kitesurf, il trapezio. Sarà meglio comprare e utilizzare un trapezio a, fascia che sta qua, waist, o uno a seduta che starà invece più basso, detti anche trapezi sit? Quale farà il caso tuo? Ah, se ancora non lo sapessi, il trapezio è una parte fondamentale dell'attrezzatura per fare kitesurf. Se non sai bene ancora di cosa stiamo parlando, qui linko il video sull'attrezzatura per il kitesurf. Chi sono io per spiegarti queste cose? Sono Sara, la kitesurfista. Per chi non mi conosce, in questo canale parlo di kitesurf e wingfoil e water sports in generale, che sono la mia passione. Vivo a Tarifa, in questa giornata un po' uggiosa ho detto dai, facciamo questo video per favore. Insegno appunto e faccio kitesurf da anni ed anni e ho provato decine di trapezi di tutti i tipi, di tutte le marche. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete il like, sarebbe strautile. Ah, per questo video mi ha dato l'idea tra l'altro Piero, che saluto e ringrazio, era da tanto che volevo farlo. Chiunque avesse altre domande, mi raccomando, scrivetemi. Quindi se vuoi dare il massimo, evitare problemi alla schiena e sapere tutto riguardo ai trapezi per il kitesurf, stai fino alla fine perché parlerò dei pro e contro dei vari modelli. Ma iniziamo! Ragazzi, eccoci qua, eccomi qui con addosso il mio trapezio, il mio personalissimo trapezio che adoro, a fascia del Lion. Piccola descrizione, dunque come vedete il look, il gancio, è abbastanza alto rispetto al sit soprattutto, che come vedremo dopo invece sarà circa a questa altezza. Il kite inevitabilmente trasmette più tensione, quindi più anche trazione diciamo, a questa parte del corpo, i lombari basicamente, la parte alta della schiena. Dà però molta flessibilità, infatti come vedete ci si può stramuovere, ci si può twistare, si può andare in two side così, si possono fare i grab, ok? Come possiamo vedere abbiamo tutta la flessibilità del mondo per ruotare e fare tutte le nostre manovre. È perfetto per i kiter intermedi e avanzati che vogliono libertà e aspirano a fare salti, rotazioni, tricks, grabs, loop. Possiamo avere tutta la libertà di muovere le nostre gambe e il nostro bacino come vogliamo. Quindi il trapezio waist è libertà in movimento e performance. È fantastico per chi vuole fare freeride, old school, wave riding, quindi strapless e anche normale freeride. Ah, ovviamente se non sai cosa significano queste parole vi metto qui il video sulle discipline del kitesurf. In sintesi, quali sono i pro del trapezio a fascia? Libertà di movimento, come dicevo, ci si può muovere in totale libertà ed eseguire manovre intermedie avanzate. 2. Perfetto per salti e trick. Il kite è più in alto e quindi fa anche più leva nel corpo in realtà. La sensazione è molto molto diretta col kite, quindi lo sai gestire in maniera super reattiva. Quali sono i contro dei trapezi a fascia? Se non è un buon trapezio, se non è stretto sufficientemente o in generale un trapezio a fascia sempre salirà un po' verso l'alto e ti potrà creare dei piccoli scratch qui, fare male un po' alle costole e alla schiena. Soprattutto se c'è ventone, ha sempre la tendenza un po' a salire. Se fai una sessione lunga, tante rotazioni, tante cose, può screcciarti qui la pelle, soprattutto se si è al caldo, se si è senza licra e senza muta. Quindi mi raccomando, mettere sempre una licra o qualcosa tra la pelle e il trapezio. Possiamo anche evitare di fare i fighi a petto nudo perché davvero fa delle fa dei bei segnoni qui sul petto. Un altro contro è che ovviamente creando tensione qui nella parte della schiena dei lombari e non scaricando nelle gambe può creare dolori alla parte lombare, alla schiena in generale. C'è da dire appunto che essendo più in alto look, la nostra barra sarà parecchio distante rispetto al sit che magari sarà già più in qua. Quindi per chi ha le braccia corte, tipo ragazze e bambini, consiglio in ogni caso di evitare il trapezio a fascia, almeno all'inizio, e con il ventone perché ci sono dei svariati centimetri di differenza da dove si trova la barra rispetto al hook, al gancio. Piccola parentesi anche sui materiali con i quali sono fatti e fabbricati i trapezi waist. Per quanto riguarda i materiali ce ne sono tendenzialmente di tre tipi. Ci sono trapezi soft shell, quindi morbidi, gli old school, tipo questo. Questo qua è un trapezio basic, di quelli nuovi, però è morbido. Questa parte qua si può stramuovere, come vedete.
Ovviamente, questo tipo di trapezi, sono i più economici nel mercato. Diciamo che li trovi dagli 80, 100, 150 €, dipende dalla marca. Ci sono poi i trapezi hard shell invece, tipo, questo, che vi metto in foto, potrebbe costare quasi 500 € o forse di più. Infatti sono molto più ergonomici e danno, essendo rigidi e magari in carbonio, danno un supporto non indifferente alla schiena, quasi non senti la trazione reale del kite. Invece con i soft inevitabilmente hai tutto il peso e il potere del kite sui lombari. E i flex shell, tipo il mio, in realtà il mio è flex. Non è rigidissimo, è una via di mezzo tra un morbido e un rigido. Quindi ecco, se non siete giovanissimi, sconsiglio in ogni caso di iniziare con un soft shell. C'è anche da dire che i soft shell muovono, i morbidi si muovono abbastanza, quindi spesso tendono a salire. Invece i rigidi o i flex stanno un po' qui dove devono stare, no? E affaticano meno la parte lombare. Io vi consiglierei quasi di prendere un flex, non è necessario prendere un hard in realtà, almeno che non si abbia davvero problemi, e in quel caso è un altro discorso. Non è tendenzialmente il caso di spendere così tanti soldi per un trapezio hard. Io con un flex direi, ve lo consiglio, se avete budget sufficiente. Se no altrimenti anche un morbido, non è male per iniziare soprattutto. Ah, c'è anche da dire ragazzi che ci sono trapezi, in vendita con look o con la corda, tipo il mio, vedete ha questa corda qui o, il gancio. Posso idealmente usare solo la corda o solo il gancio, basta staccarne il supporto. Io adoro i trapezi che hanno questa possibilità, di, cambiare il setup del look perché, mi piace, quando faccio strapless o foil utilizzare la corda, perché ti dà molta, molta più libertà di movimento, soprattutto quando si fa, strapless, kitesurf o, foil, perché spesso si va in two side. Basicamente sei sempre girato così all'altro lato e quindi il chick loop ha la possibilità di slittare tra, queste 2 posizioni della corda. Invece l'hook, stando sempre nello stesso posto, ovviamente non ha questa possibilità e sei un po' limitato, vedi, nei movimenti. Ma andiamo avanti. Ho fatto un piccolo errore di valutazione, pensavo che mi si chiudesse la S di un sit così vestita, invece no, vabbè. Lascio, questo aperto, non succede niente, tanto effettivamente non stiamo facendo kite. Sembra una pazza, lo so. Trapezio a seduta o sit. Distribuzione del carico. Come potete vedere il, gancio look del sit è molto più basso, quindi cioè c'è una bella differenza. Quindi tutto il peso, la trazione del kite viene inevitabilmente scaricata di più sui fianchi e sulle gambe, molto meno nella schiena, nell'upper body. E questo fa una grande differenza durante la navigazione. Dà più controllo, infatti è assolutamente consigliato a chi piace fare sessioni lunghe, downwind, lunghe navigazioni. Mantiene una posizione molto più stabile in navigazione e riduce la trazione alla schiena, soprattutto nelle lunghe sessioni. Nelle versioni, race foil del kitesurf, la Formula Kite per esempio, gli atleti usano non a caso un trapezio sit. Perché questo? Perché permettono una postura molto idrodinamica e più potente. Ed anche riducono, molto la fatica lombare, nel loro caso, che devono bolinare a cannone. Per chi non lo sapesse, il kitesurf è stato ufficialmente inserito nei Giochi Olimpici a Parigi nel 2024, che è appunto una competizione di kite in velocità su idrofoil. Come vedete in questa foto, la disciplina, Formula Kite si intende con questi kite foil, quindi molto ampi e potenti e performanti, e, tavola idrofoil. Ed è una competizione di velocità. Voi direte: "Perché non usano il, waist ai Giochi Olimpici?" Beh, perché appunto c'è bisogno di, stabilità e velocità, quindi il waist non sarebbe affatto utile per raggiungere gli obiettivi. Il waist è perfetto quando si fanno competizioni ovviamente di freestyle, old school, wave riding e altre tipologie di discipline nel kitesurf. Andiamo ai pro e i contro, del sit. Intanto il sit è, come si è detto, basicamente controllo. I pro? Più stabile, infatti grazie a queste cinghie qui sotto rimarrà sempre nella posizione iniziale di dove lo mettiamo, basicamente qui attaccato. Molta meno, fatica alla schiena, infatti essendo l'aggancio più basso e tutto il peso viene scaricato da qui in giù, è quindi perfetto per chi ha problemi alla schiena o alle costole. Consigliatissimo se è in età più avanzata anche,
ma anche se c'è ventone è fantastico perché non ti sale. È l'ideale per lunghe sessioni, appunto per la comodità e anche per i principianti. Non a caso è consigliatissimo per le scuole e per i principianti, proprio perché non ti devi preoccupare del male alla schiena, hai il baricentro più basso, più stabilità finché stai imparando. È un'andatura molto più rilassata. C'è molto più assetto ed è anche fantastico, come dicevo, per bambini e donne con braccia corte. Altro pro è che è ovviamente più economico spesso dei waist, soprattutto i flex e gli hard. Il materiale è molto meno costoso d'altronde. Quali sono i contro del sit? Meno libertà in movimento, quindi molto scomodo se uno fa wave riding o freestyle. Per saltare ancora va bene. È anche meno cool se vogliamo, ti sembra di avere un pannolone addosso finché vai, però questo è assolutamente non è un problema, chi se ne frega. Ah, un altro contro è che potrebbe dare fastidio ai maschietti perché queste cinghie potrebbero stringere i gioielli di famiglia, però basta regolarle e metterle più larghe in realtà. Non serve metterle strettissime, anzi. Ci sono anche dei sit venduti tipo a ball short, a braghetta, tipo questo del Lion, che sono fantastici in realtà se fatte kite spesso in posti caraibici dove non serve la muta. Enfin, quale scegliamo tra i due? Qual è quello che fa meglio al caso tuo? Facciamo un breve recap. Se sei giovane, vuoi libertà di movimento, aspiri a essere un pro rider, fare saltoni, rotazioni e chi più ne ha più ne metta, compra un waist e anche un flex, direi, qualcosa di medio buono. Se invece vuoi andare rilassato, vuoi più stabilità e non aspiri a grandi cose, compra pure un sit, non è necessario comprare un waist. Se vuoi fare hydrofoil, anche ti consiglio un sit perché ha una comodità impareggiabile. Sei un principiante, vai col sit, sicuramente ti verrà adatto durante il corso, tra l'altro, spero, e più avanti col tempo prova a noleggiare un waist e vedi un po' come ti senti e che feeling hai, sempre se non hai problemi alla schiena. Per concludere ragazzi, vi dirò che, personalmente io uso per lo più il, waist, perché faccio per lo più wave riding e anche qualche saltino ogni tanto. È vero che però se vado a farmi qualche uscita col foil, sì che mi metto il sit. Facendo il corso inizierete, comunque con il sit e col tempo potete vedere un po', di provare il waist e capire se fa il caso vostro. Deciderete sempre col tempo se quale trapezio si adatta di più al vostro corpo e al vostro stile. Una cosa però è molto importante: non sottovalutate l'importanza del trapezio, perché può dare o togliere comfort durante la vostra navigazione. Ricorda che è dove c'è il carico di tutto il potere del kite, del vento, quindi è meno importante. Se potete provate qualsiasi trapezio prima di acquistarlo, ce ne sono di una vita di marche, e anche provate a muovervi e capite un po' se c'è del feeling con il trapezio in sé. Ah, mi raccomando che ci sia sempre il taglialine incluso nel trapezio, che infatti sta, come vi avevo già fatto vedere su un video, sta qua, che sia incluso nel trapezio, se no va comprato. E tu quale trapezio usi? Scrivilo nei commenti. Spero che il video ti sia stato utile, se sì fammi sapere o metti un like. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sul mondo del kitesurf e il wingfoil e anche il surf presto. Ah Piero, fa sapere se ho risposto alle tue domande, spero di sì. Data di fai tutto, vi mando un grande saluto. Ciao!